E niente, visto che oggi è una giornata un po' triste, allora ho deciso di farmi dirigere dal mio regista preferito, cioè René Ferretti, per cercare di farmi tirare un po' su il morale. Ma perché è una giornata triste? Perché oggi avevo in mente di fare un video particolarmente allegro che tuttavia ho dovuto differire dato che si sono accumulati sia dalle segnalazioni dei miei clienti sia dalle segnalazioni di tantissimi utenti del canale, come puoi vedere, che mi segnalano questo perniciosissimo errore che si verifica prevalentemente, caso strano, su Windows 10, ma anche su alcune macchine Windows 11, che genera un errore fastidiosissimo e molto difficile, laddove non impossibile, da rimediare. Ma naturalmente in questo video, oltre che parlare dell'errore, vedremo una serie di soluzioni che possono essere messe in atto per andare a riparare i nostri computer da questo fastidiosissimo aggiornamento. E allora non perdiamo altro tempo e iniziamo subito col video di oggi, in modo tale da poter tornare quanto prima alla nostra solita allegra programmazione. Ti senti pronto? Iniziamo! Se ben ricordi, qualche mese fa ci siamo imbattuti per colpa di mamma Microsoft in questo perniciosissimo aggiornamento, cioè il KB50 34441, che non solo non si installava, ma ci restituiva esattamente l'errore con cui abbiamo a che fare anche oggi, ovvero il famigerato 0x870-643. È un errore molto fastidioso perché può arrivare completamente a bloccare il computer. Successivamente, tuttavia, è venuto fuori questo nuovo aggiornamento che si chiama KB 51716, inizialmente venuto fuori per Windows 10, che generava, caso strano, lo stesso identico errore in maniera assolutamente irreversibile e non c'era davvero verso di andare a risolverlo su tanti computer. Su altri, invece, in un video precedente avevo pubblicato delle possibili soluzioni che io stesso ho applicato nei computer dei miei clienti e che in tanti casi effettivamente hanno dato esito positivo, in altri invece l'esito è stato, ahimè, negativo. Come se tutto questo non bastasse, si è andato ad aggiungere esattamente lo stesso aggiornamento, ma anche per Windows 11, e quindi stanno iniziando nel tempo a bloccarsi anche le macchine Windows 11 che mostrano lo stesso identico errore. Bisogna dire a questo proposito che mamma Microsoft assolutamente non si è mossa e non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito. Naturalmente qualsiasi riferimento a fatti o persone realmente esistenti è da ritenersi puramente casuale, tanto per rimanere in ambito cinematografico. Ma allora come facciamo a proteggerci da questi perniciosissimi aggiornamenti? Lo vediamo subito. La prima soluzione che ti propongo è generica, ma in alcuni casi ha avuto effetto anche su questi aggiornamenti. Quello che ti consiglio di fare infatti è di andare in basso sulla bandierina, ovvero sul tasto Start, cliccarci su e portarti sulla voce Impostazioni e una volta aperte le impostazioni scegliere la scheda Sistema. All'interno di Sistema scendiamo in basso fino ad individuare Risoluzione problemi. Apriamo la risoluzione problemi e scegliamo la voce Altri strumenti di risoluzione dei problemi. All'interno di questa voce troveremo Windows Update. Cliccando su Esegui partirà una procedura completamente automatica che andrà a cercare e si spera a risolvere i problemi generati dai vari aggiornamenti. Nel momento in cui dovesse individuare un qualsiasi errore, ti basterà semplicemente andare a cliccare sul pulsante sì, anche perché il pulsante no ti garantisco che non serve purtroppo assolutamente a niente, perché Windows provvederà automaticamente a cercare di risolvere gli errori. Un ulteriore consiglio è quello di riavviare il computer dopo aver fatto clic sul tasto chiudi. Se questo metodo non dovesse riuscire a risolvere il tuo problema, niente paura, perché abbiamo ancora un'altra freccia al nostro arco che possiamo giocarci e che è probabilmente la più efficace di tutte. Quello che ti suggerisco infatti è di andare ad aprire il tuo browser e nel motore di ricerca andare a digitare Gentiluomo Digitale. Una volta effettuata la ricerca andiamo ad aprire il primo risultato, ovvero quello relativo al dominio www.gentiluomodigitale.it.
Una volta aperto il sito ci portiamo in alto sulla sezione Downloads e in questa pagina scendiamo un pochino più in basso oppure utilizziamo la lente di ricerca fino ad individuare il programma che si chiama WU Show Hide, mostra, nasconde aggiornamenti. Non so perché si veda così grosso, ma meglio così, lo individui più facilmente. Clicchiamo a questo punto sul pulsantone azzurro File Download e vedrai che un piccolo file verrà scaricato sul tuo computer. Si tratta di un file creato direttamente da Microsoft che purtroppo Microsoft stessa non ha reso più disponibile, ma di cui mi era rimasta in tasca una copia. Facciamo un clic per aprire la cartella compressa e possiamo a questo punto chiudere la finestra del nostro browser. Possiamo a questo punto sia andare a fare doppio clic sul file che, se invece lo desideriamo, trascinarlo sul nostro desktop per tenerlo a portata di mano. In questo caso, siccome l'ho tirato fuori, chiudo la cartella compressa e lo lancio facendo doppio clic direttamente dal desktop. Come vedi, si tratta di una procedura guidata Microsoft che serve a risolvere e prevenire proprio i problemi del computer e in particolare degli aggiornamenti. Clicchiamo sul pulsante Avanti e vedremo che lo strumento Microsoft andrà alla ricerca di tutti quanti gli aggiornamenti che sono stati installati o che sono in procinto di essere installati sul nostro computer. A questo punto abbiamo due opzioni, quella di nascondere determinati aggiornamenti, che è quella che ci interessa in questo momento, in modo tale che gli aggiornamenti non ci vengano più proposti, come succede invece con questi due noiosissimi aggiornamenti, anche se li andiamo a disinstallare, come abbiamo visto nel video precedente, che naturalmente ti lascio qui in alto, in modo tale che se ti dovesse servire puoi trovarlo più facilmente, sia andare a mostrare in seconda battuta degli aggiornamenti che avevamo precedentemente nascosto. In questo caso ci portiamo su Hide Updates ed andiamo ad individuare l'unico aggiornamento che ho pendente in questo caso sul mio computer. Ma tu dovrai andare invece ad individuare l'aggiornamento che ti crea problemi e spuntarlo esattamente come faccio io in questo caso. Clicchiamo quindi sul pulsante Avanti. Al termine dell'operazione il nostro aggiornamento viene disinstallato, come ti ho scritto nel frattempo ne ho scelto uno più corposo per fare un test un pochino più pesante e ci viene chiesto se il problema è stato risolto. In questo caso naturalmente e come sempre clicchiamo sul pulsante sì, anche perché il pulsante no abbiamo ormai imparato che non c'è di aiuto, e clicchiamo sul pulsante chiudi. Anche in questo caso ti suggerisco di riavviare il tuo computer al termine. Genio! Purtroppo non posso garantirti che nel 100% dei casi il problema venga risolto utilizzando i vari espedienti che abbiamo visto nel tempo nei diversi video, ma ti posso garantire che nel 90% dei casi il problema è stato finalmente risolto. E coffee break, signori! Stai zitta! Ma prima di passare al coffee break lasciami almeno il tempo di fare i ringraziamenti del giorno, che quest'oggi sono tutti per Nunzio Camuto e per Domenico Tonolli, che si sono appena abbonati al canale. E quindi gli do di buon grado il benvenuto a bordo nella community dei gentiluomini. Ma un altro ringraziamento va a Lele, alias Lele Forever, che ha voluto contribuire con un suo generosissimo super grazie. Grazie infinite anche a te Lele per il tuo supporto e per la tua generosità. Ma mi rimane ancora un ultimo ringraziamento e ormai lo sai, è sempre quello destinato a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo mi taccio, ma non prima di averti salutato e dato come di consueto l'appuntamento alla prossima.